Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cleviprex Chiesi Italia SpA. Ultimo aggiornamento 7 gennaio 2022. Cos'ha Cleviprex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cleviprex durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cleviprex? Cleviprex ha un farmaco a base del principio attivo clevidipina, appartenente alla categoria degli calcioantagonisti e nello specifico derivati di idropiridinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia SpA. Cleviprex può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Cleviprex 0,5 mg/ml emulsione iniettabile 10x 50 ml flaconcino monouso. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chiesi Farmaceutici SpA. Concessionario: Chiesi Italia SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: clevidipina. Gruppo terapeutico: calcioantagonisti. Forma farmaceutica: emulsione. Indicazioni: Cleviprex ha indicato per la rapida riduzione della pressione arteriosa durante la fase perioperatoria. Posologia: adulti/anziani. La clevidipina è indicata per l'uso endovenoso. Eseguire la titolazione del farmaco per ottenere la riduzione desiderata della pressione arteriosa. Individualizzare il dosaggio sulla base della pressione arteriosa che si vuole raggiungere e della risposta del paziente. La pressione arteriosa e la frequenza cardiaca devono essere monitorate costantemente durante l'infusione e successivamente fino alla stabilizzazione dei segni vitali. I pazienti sottoposti a infusioni prolungate di clevidipina e che non vengono passati ad altre terapie antiipertensive devono essere monitorati per la possibilità di comparsa dell'ipertensione da rimbalzo per un periodo di almeno 8 ore dalla fine dell'infusione. Dose iniziale: iniziare l'infusione endovenosa di clevidipina ad una dose di 4 ml/h, 2 mg/h. La dose può essere raddoppiata ogni 90 secondi. Continuare la titolazione della dose fino a quando non venga raggiunto l'intervallo target desiderato. Dose di mantenimento: nella maggioranza dei pazienti, la risposta terapeutica desiderata compare a dosi di 8 a 12 ml/h, 4-6 mg/h. Dose massima: la maggioranza di pazienti partecipanti agli studi clinici sono stati trattati con dosi di 32 ml/h, 16 mg/h o inferiori. La dose massima raccomandata è di 64 ml/h, 32 mg/h. L'esperienza clinica a dosi superiori a 64 ml/h, 32 mg/h, è limitata. Si sconsiglia di somministrare un'infusione di oltre 1000 ml di clevidipina in un periodo di 24 ore, a causa del carico lipidico associato. L'esperienza con infusioni di clevidipina di durata superiore a 72 ore a qualsiasi dosaggio è limitata. Transizione a un agente antiipertensivo orale: sospendere la somministrazione di clevidipina o diminuirne il dosaggio mentre viene istituita la terapia orale appropriata. Durante l'istituzione della terapia antiipertensiva orale, occorre tenere in considerazione il tempo di latenza nella comparsa dell'effetto dell'agente orale. Continuare il monitoraggio della pressione arteriosa fino a quando non venga raggiunto l'effetto desiderato. La sospensione di Cleviprex porta a una riduzione degli effetti antiipertensivi entro 5-15 minuti. Modo di somministrazione: Cleviprex deve essere manipolato nel rispetto di rigorose tecniche assettiche. Cleviprex ha un prodotto parenterale, monouso, che contiene fosfolipidi e che può sostenere la proliferazione di microorganismi. Non utilizzare in presenza di sospetta contaminazione. Una volta perforato il tappo, usare il prodotto entro 12 ore e smaltire il medicinale residuo. Cleviprex ha un'emulsione sterile, di colore bianco opaco. Prima dell'uso, ispezionare visivamente per escludere la presenza di particolati e di alterazioni del colore. Non usare soluzioni che presentano un colore alterato o che contengono particolati.
Capovolgere delicatamente il flaconcino prima dell'uso, per garantire l'omogeneità dell'emulsione prima della somministrazione. La clevidipina deve essere somministrata mediante un perforatore con presa d'aria e un dispositivo per infusione. La clevidipina può essere somministrata con una siringa o pompa volumetrica. Per somministrare l'infusione, si possono utilizzare cannule di plastica standard, disponibili nel mercato. La clevidipina può essere somministrata mediante catetere centrale o periferico. La clevidipina non deve essere somministrata utilizzando lo stesso catetere endovenoso con cui vengono somministrati gli altri medicinali. Compromissione epatica. I dati relativi al regime posologico nei pazienti che presentano un'alterata funzionalità epatica sono limitati e non sono stati oggetto di studi specifici. Nelle sperimentazioni cliniche, 78,6% pazienti con funzionalità epatica anomala, definita da valori di bilirubina totale 1,5 volte l'LSN, AST/SGOT- o ALT/SGPT 2 volte l'LSN nei pazienti non chirurgici e 3 volte l'LSN nei pazienti chirurgici, sono stati trattati con clevidipina. L'aggiustamento di dose non ha richiesto nei pazienti che presentano compromissione epatica. Compromissione renale. I dati relativi al regime posologico nei pazienti che presentano compromissione renale sono limitati e non sono stati oggetto di studi specifici. Nelle sperimentazioni cliniche, 121, 9,2% pazienti affetti da compromissione renale da moderato a grave sono stati trattati con clevidipina. L'aggiustamento di dose non ha richiesto nei pazienti che presentano compromissione renale. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia della clevidipina nei bambini di età compresa tra 0 e 18 anni non è stata ancora stabilita. Non ci sono dati disponibili. Pazienti in altre terapie a base lipidica. Cleviprex contiene circa 0,2 g di lipidi per ml, 8,4 k e lunga /2 kcal. Nei pazienti che presentano restrizioni del carico lipidico, è possibile che si renda necessario aggiustare la quantità dei lipidi somministrati in concomitanza, per compensare la quantità di lipidi infusa quale parte della formulazione di clevidipina. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ai semi di soia, all'olio di semi di soia raffinato, ai prodotti di soia, agli arachidi, alle uova o ai prodotti delle uova o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. La clevidipina non deve essere usata nei pazienti che presentano alterazioni del metabolismo lipidico, come iperlipemia patologica, nefrosi lipoidea o pancreatite acuta se associata a iperlipemia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Adottare una rigorosa tecnica asettica e smaltire il prodotto inutilizzato entro 12 ore dalla perforazione del tappo. Il mancato rispetto della tecnica asettica può comportare la contaminazione del prodotto infuso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Considerato che la clevidipina viene metabolizzata per idrolisi in vivo, non sono stati effettuati studi di interazione, in quanto è improbabile che si manifestino interazioni farmacocinetiche con altri farmaci. Negli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cleviprex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cleviprex durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso della clevidipina in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato effetti sullo sviluppo embriofetale e sul parto, vedere paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cleviprex altera moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. La clevidipina può causare capogiri, che potrebbero alterare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, i pazienti in terapia Cleviprex vengono ricoverati in ospedale per l'intera durata del trattamento. Effetti indesiderati. La sicurezza della clevidipina è stata valutata in 1423 pazienti ipertensivi. La velocità di infusione è stata valutata in 1326 pazienti, dei quali il 6% è stato trattato con la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La dose massima raccomandata è di 64 ml/h, 32 mg/h. Nelle sperimentazioni cliniche, uno soggetto sano, a cui è stata somministrata una dose di clevidipina fino a 212 ml/h, 106 mg/h, ha accusato lievi vampate e un leggero aumento transitorio della creatinina sierica.
Quale conseguenza di un regime basato sul peso, la clefidipina è stata somministrata a 49 pazienti ad una velocità massima superiore a 64 ml/h, 32 mg/h, senza che si riscontrassero differenze cliniche nell'incidenza degli eventi avversi rispetto a quelli che hanno ricevuto dosi pari o inferiori a 64 ml/h, 32 mg/h. La dose media in questi pazienti era di 82 ml/h, 41 mg/h, con una dose massima di 120 ml/h, 60 mg/h. Un paziente cardiochirurgico, a cui è stata somministrata una dose in volo di clefidipina prima della cannulazione aortica, ha manifestato ipotensione. Il sovradosaggio di clefidipina può indurre tachicardia o un'eccessiva riduzione della pressione arteriosa. Se uno o l'altro di questi eventi si manifesta con l'uso della clefidipina, si deve prendere in considerazione il dimezzamento della dose o l'interruzione dell'infusione. La sospensione della clefidipina porta a una riduzione degli effetti antiipertensivi entro 5-15 minuti. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Derivati della didropiridina, codice ATC C08K16. Meccanismo d'azione. La clefidipina ha un bloccante didropiridinico dei canali del calcio di tipo L. I canali del calcio di tipo L, proprietà farmacocinetiche. La clefidipina viene distribuita e metabolizzata rapidamente. La concentrazione della clefidipina nel sangue arterioso diminuisce con pattern multifasico dopo la fine dell'infusione. L'emivita per la fase iniziale ha di circa dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute e genotossicità. I risultati degli studi a dosi ripetute erano: elenco degli eccipienti, olio di semi di soia raffinato, glicerolo, fosfolipidi d'uovo, acido oleico, disodio edetato, acqua per iniezioni, idrossido di sodio, per regolare il pH, farmaci esteri. Per conoscere i farmaci esteri che corrispondono a Cleviprex a base di clefidipina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.